Rieccoci di nuovo. Devo dire benvenuti, io sono il Cencio e questa è una nuova live di Air Story, poiché tutto questo rimarrà nel canale, quindi noi che ci siamo presi questa bellissima pausa pranzo sapendo di ritrovarci qui tutti insieme, sapevamo già cosa stavamo facendo, ma chi poi vedrà il video non lo saprà, quindi un minimo di presentazione ci vuole sempre. Continuiamo, siamo arrivati alla fine, questa volta è la volta buona, ci mancano 69 video esatti con questi 5 e siamo arrivati dove ormai è, come si dice da me in Toscana, andò il pan se coce, cioè dove si cuoce il pane, ovvero siamo arrivati nel momento clou. È stato scoperto il magheggio delle due gemelle e adesso, come possiamo vedere qua, Yves, credo, malgrado loro a sto punto hanno cominciato a creare casino, perché come abbiamo visto in questa intervista qua, anche loro hanno capito di essere state scoperte, cercavano di rendere le cose più difficili bevendo il caffè con latte e zucchero, che è un misto tra ciò che bevevano le due gemelle, quindi non si sa bene chi è chi adesso, io non so bene. Sono quasi sicuro che questa sia Anna, che si finge Yves, perché per le mani, perché stavamo notando nell'altra live che a quanto pare, non ne siamo sicuri, perché poi il discorso è, in realtà è più complicato di così, però a quanto pare Anna è mancina mentre Yves è destrorsa. Non ne siamo sicuri, perché per esempio io sono un caso particolare. Cioè, io sono nato mancino, però poi sono stato, tra virgolette, obbligato, anzi, togliamo tra virgolette, sono stato obbligato a imparare a fare le cose con la destra, tipo a scrivere, a fare cose con la destra, e il risultato è tipo che il mio cervello è andato un po' in tilt, io non sono né mancino, né destrorso, né ambidestro. Questo che significa che io alcune cose le faccio con la destra, ma non sono capace di farle con la sinistra, mentre alcune cose le faccio con la sinistra e non sono capace di farle con la destra. Quindi non posso essere definito ambidestro, perché sennò saprei usare tutte e due le mani. E invece no, tipo io a scrivere non so scrivere con la sinistra. Non riesco, cioè sì, riesco, ma fa schifo, una cosa. Scrivo i geroglifici, faccio, proprio una cosa orribile. Mentre invece, che ne so, la chitarra la suono da mancino. Sullo skateboard vado da mancino, mangio da mancino, i calci al pallone li tiro da destrorso, capito? È tutta una cosa strana, le scale le salgo da destrorso, è una cosa strana, quindi ho imparato con questa mia esperienza personale che non è così facile distinguere un mancino da un destrorso, perché a volte esistono i mancini che fanno cose con la destra, come esistono i destrorsi che fanno determinate cose solo con la sinistra, perché alla fine il cervello è molto malleabile. Se da piccolo ti insegnano a fare determinate cose con una mano piuttosto che con un'altra, o con un piede piuttosto che con un altro, il tuo cervello si abitua e piano piano anche altre cose comincia a farle con quella mano, con quel piede, cose così. Quindi penso che Anna sia mancina e Yves destrorsa, però non ne sono sicuro. Il fatto che Anna impugni il tè spesso con la mano sinistra, giri il tè spesso con la mano sinistra, non per forza di cose implica che sia mancina. Non è detto. Io lo spero, perché sarebbe più facile per noi capire chi abbiamo a che fare. Però per esempio, come in questo caso qua, non sappiamo chi è la tipa. Comunque proseguiamo. A quale eravamo arrivati? Alla 201. Ok, vediamo un po' come si evolve la situazione. Yes, I understand my rights. No, I don't need a lawyer. Azzo, proprio ci sono andati seri, hanno detto proprio ok. Cavolo. La sospettano di brutto oramai. Yes, no lawyer. What are you going to arrest me for? Abbiamo sbloccato un altro achievement. Siamo vicini al 100%, quindi penso che sia il 75% dei video. Vediamo. Detective Inspector. Vediamo. Sì, abbiamo sbloccato il 75% del database. L'ultimo achievement che ci rimane è sbloccare il 100% del database.
questo l'ho messo? Sì, l'ho messo. No, ho fatto una cagata. Qui c'è il 202, poi il 204. Perché? 202, questo è un 203, non 204. Questo è il 204. I didn't murder Simon. You've got it wrong. You've got the wrong person. Ah, proprio così? Sono convintissimi, l'hanno arrestata. Vogliono solo una prova. Yes. I'll take a lie detector test. I've never taken a lie detector test before. Does it really work? Com'è finta tranquilla. O può far bacco. Mi sa che non ho aggiunto il 206. No, non ho aggiunto il 206. Madonna, sti tasti che vanno male. Sì, mi ricordo l'intonazione della voce, però è veramente difficile, eh. Cioè, se sai già che quella è Yves o è Anna, ti riesce, ti concentri sull'intonazione della voce e boh, ce la fai. Ma se non sai chi è, va che è difficile, eh. Io non mi ci affiderei troppo all'intonazione della voce. Yes. My name is Hannah Smith. Oh, shit. Sorry. Ha già sbagliato! Ha già sbagliato! Lei è Yves? Porca puttana. Eravamo al 206, quindi questo è il 207. Evviva la macchina della verità, quindi. Vediamo. Sorry. Yeah, I get it, I get it. Yes. La domanda era Anna Smith. Lei è Anna Smith? Yes. Invece la verità è no. Yes. Sti cazzi però, che adesso che mi proponi 40 video tutti con yes. Cazzo. Noi non sentiamo le domande, quindi è tutto poco utile per noi. Yes. Catrone. Ha la mano destra davanti, vabbè, è normale. Ti fanno mettere la mano destra a mo' di giuramento. 210, giusto? Sì. No. Però quanti ce n'è adesso così? Yes. No, è una presa per il culo. E uno fa no. Yes. Ah, yes. Meno male, va. Anche se non li aggiungo questi quasi quasi, però è bene farlo per correttezza. No. 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 Giusto? Sì. Guarda, no. No. Io so le domande che gli stanno facendo. Yes. No. Vaffanculo. Ah beh, se sono tutti così si fa veloce, eh? I can take the stuff off now. Did I prove I'm innocent?
My name. That was the only question I failed. Your lie detector works. No, aspetta, che numero era? Sì, 218, fatto bene. My mother called me Eve. Oh oh. E niente. E niente. Siamo arrivati. Well, she wasn't my real mother, but she raised me. Do you want to hear the story? It's a real life fairy tale. E che adesso scopriamo tutto. Across the road, where my parents questo lo sapevamo. lived there, was a midwife called Florence. When Hannah was born, I was born at the same time. The midwife was there to help. I'd been throttled by the cord, probably wrapped around my neck by Hannah. The midwife told my mother I was dead. But I wasn't. She wrote all this stuff in a diary. Amazing what people will admit to on paper. Florence took me home with her. Mother hadn't been expecting twins and had a healthy baby. I guess she was just happy for Florence to clean up. Take away the evidence that this was anything but a happy occasion. Potevi usare il trucco che ti dà 15 video alla volta al posto di 5. No, allora quello lì, il primo non è un trucco. E proprio perché non è un trucco adesso non posso usarlo. Quello lì, quel comando te lo dice il poliziotto che ti chiede se hai finito. Se tu gli dici sì, hai finito e te ne vai, alla fine ci sono dopo i crediti, alla fine dei crediti ti compare la scritta e ti dice se vuoi continuare quando torni a cercare accedi come tipo amministratore e ti dice i comandi che sono account admin unlock e admin random. Però se lui non te li ha detti, anche se noi li sappiamo, non li possiamo usare. Cioè in questo momento se lo scrivo qua non funzionerebbe. Bisogna che ce lo dice lui. È fatto apposta per non far cheatare. Giustamente. Non mi ricordo più a che numero eravamo. 221. Florence raised me in her home. I never left it. She kept me out of sight. It wasn't odd for people to see a midwife with a baby, carrying in supplies, washing nappies, that sort of thing. I never knew any different. I grew up looking out of my window and seeing her across the road. I thought it was like a reflection in the mirror. She was me. Yes. The first time we saw each other, it was strange. We both realised at the same moment, I think. We must have seen each other before, but there was this instant when we first realised it wasn't a reflection. The reflection was staring back. I think I was 5. It was my birthday. My reflection was wearing a party hat and waving. I knew what party hats were from books. And it suddenly occurred to me, today must be my birthday. I waved back and we just spent ages waving at each other and copying each other's movements. Madonna mia, che bomba.
Madonna, è figata. Siamo nella parte bella del racconto qua, eh. Mother wanted me to grow my hair long, but I kept cutting it myself. I wanted to look like my reflection. She always had short hair when she was little. Mother would hide the scissors, but I would find a way. Cut it with a bread knife, something like that. My reflection would always leave her house and go on adventures, but I never could. Mother taught me at home, and I had books and TV. Oh, TV was magical, but it was only on when it wanted to be, so I spent a lot of time reading books. Sì, Anna e Eve sono cresciuti da due famiglie differenti, l'una davanti all'altra. Anna è cresciuta proprio dalla famiglia vera. Eve l'ha cresciuta all'ostetrica. Fairy tales. Stories about lost princesses, evil witches, magical mirrors and lost children. So you see, even before I knew the truth, I'd found it in those stories. Florence was a warm, kind person, but she was broken, I guess. When I found her diary, I also found a biscuit tin with other stuff in it. Older papers, letters, that kind of thing. Her story wasn't there. I never really spoke to her about it. I was far too young to really understand, I guess. I just put it together later, once I was older. She had loved children, planned to have a large family, but her husband died in the war. And that was back when you married for life. She never felt like she could marry again. Isn't that strange? She was a widow from her 20s. But, I mean, I guess it was different then. You know, you married for life and she felt she could never marry again. I guess it was harder, a war widow. One of the dead. I don't know, maybe there was more to it than that. I don't really know. E che ora stai a vedere che la hair story non è di loro, ma è di quella che l'ha allevata. Il colmo, eh? No. It was just me and her. Eve was the name they were going to call their first child. They talked about it, and I'm going to try when he came back. Florence's family had a history of firstborn girls, so they were convinced it was going to be a girl. It's hard to know if this is all true. These are stories I remember, that I read when I was a child. Maybe I misread, maybe I misunderstood. Sometimes it's hard to remember what happened last week. When I was 8, Mother died. She slipped down the stairs. It was an accident. I had read a diary at that point and I knew she wasn't my real mother. So I burned the diary that day and I left. Walked out and across the street. Un incidente, è scivolata dalle scale, un incidente? Che comincio a dubitare di tutto io.
I wanted to see my reflection. I thought that if I touched her, something would happen. We would become one girl. The fairy tale was over, the witch was dead, and I'd be restored to my rightful place. L'ha uccisa lei, pure la Bali, mi sa qua. She recognized me from the window. She told me to come inside, and she hid me. They had made the attic into a place where Hannah could play. There was a dollhouse. She hid me up there. No one else ever went into the attic. It was her place. Ah, cazzo, mi dire che adesso quindi manco i genitori sapevano di sta cosa. Cioè, neanche i genitori di Anna lo sapevano. I'm not sure where the dollhouse came from. I don't know if it was given to them or they inherited it. I mean, they wouldn't have had the money to buy it. It was so huge. It must have been taken up to the attic in parts and then reassembled up there. It's a beautiful thing. Wallpaper to scale, little furniture, the lights work, mirrors, beds, big duvets and pillows. We spent hours and hours playing in it, invented all these characters and families who lived there. We wrote paperwork from them all. Passports, diaries, gave them all really elaborate stories. Once, a moth got trapped in there. We'd left a light on. It was making the most horrendous noise. We tried to kill it, but it was tough. We ended up crushing it under a copy of the Arabian Nights. Madonna. Madonna. It just became our way of life. We would swap places and take it in turns to do things. And we were very careful. Whoever had been out that day would come back and write a detailed diary so that we were on the same page. We had a list of rules that said what we could and couldn't do in any given situation. It was exhaustive. We lived a second life through those rules. Rules for things that could only ever happen inside our imaginations. We would consider all the permutations of future events and agree rules to walk our way through them. Madonna ragazzi, che storia allucinante. If one of us got hurt, the other one would have to be hurt too. A grazed knee, a bruise. When I lost my tooth first, we had to pull out Hannah's to match. Once, I slept with a boy who was seeing another girl. The girlfriend came up to Hannah the next day and punched her in the face, gave her a huge black eye. That night, she had to do the same to me. And she almost went too far. I couldn't see out of that eye for days. She snuck frozen peas up for me from the kitchen. So much of our bodies was synchronized anyway. We started our period on the same day. All our childhood diseases, stomach bugs, nits. Mum and Dad had never had any reason to notice. They were always busy. If Hannah was eating a lot, they didn't mind. She didn't put on any weight. That girl has a healthy appetite. If they heard
us talking in the attic. They just thought it was Hannah playing one of her games, and that Eve was our imaginary friend. Once, she was already up and dressed and ready to go to school, and I snuck down for a piss. Mum saw me in my underwear, she went mad. Get dressed this instant! So I ducked into our bedroom, and seconds later, out came Hannah, dressed and ready. My mum was amazed. Madonna ragazzi, che storia allucinante. Ma vi rendete conto che infanzia che devono aver vissuto queste due? When we weren't together, we'd send secret messages by tapping out a code that we'd learned from a book, the knock code. Something prisoners of war would use. We'd tap them out on radiator pipes or the attic floor. Dad thought we had mice, but they couldn't find any. Bought a cat anyway. E qui bisognerebbe andare a rivedere che cosa aveva detto in questa parte qui. A meno che non ci sia uomo d'altri tempi che ha subito beccato il coso, se no bisognerebbe poi... Madonna ragazzi, siamo alla fine? We loved our cat, Domino. He had this little bell around his neck to stop him from killing birds in the garden. And we used to write each other notes and put them in the bell, and we could send them to each other. Mum found some of the notes once, and she thought I was just writing to myself because our handwriting was identical. And we had our own words for things, so she didn't quite understand them anyway. Dovrebbe essere bye bye Anna. Sti cazzi, bye bye Anna. Mi ricordo che l'altra volta nel primo episodio comunque ci sono, perché l'avevamo decodificati tutti. We were obsessed with fairy tales. Not just the pretty ones, but the traditional ones. Ma questo video l'abbiamo visto ieri They sera. were dark and real, bizarre and violent. Felt like life. We had this huge old book that I think Mum must have bought from a library sale. The illustrations had thin tracing paper over them to protect them. They were in colour, shiny plates. At the front of the book was an index of illustrations. We read that more than the actual stories. We'd read aloud the captions and flick between the pictures. There was something intimate about peeling back the tracing paper and dressing the pictures. Rapunzel's hair is cut. The eagle plucks out his heart. The princess pricks her finger. There were always princes and princesses. They were the special people, more important than the other characters in their stories. We knew we were like that. Twins. Magical. We were the princesses. We had a poster of Princess Diana from the newspaper up in our attic. Had pride of place. And underneath we used to put all our special things. When her engagement was announced, we were obsessed with everything she did. And later, when her life went so bad, we felt for her.
her divorce last year just kind of drew a line under things. Addirittura la principessa Diana, che cazzo c'entra in tutta sta storia? Oh, l'ho messa in sessione da vuoto. Vabbè. When beautiful people died, we always felt like it was a sign. You remember Princess Grace? Grace Kelly? She died in a car crash the year before we met Simon. We used a Ouija board to speak to her, and that gave us the power to find him. That's what we thought then. That people who died tragically leave some kind of magic behind. We used to share dreams. We used to wake up and write them down in our diaries immediately and compare them. Mum and Dad never knew what was going on. We got so good at it. We were so in sync that we'd use each other to cheat. If one of us had a hangover, the other one would go to school. Whoever was best at a subject would sit the exam. There were lots of differences between us. Some things one is better than the other at. Differences? She's a better driver than me. She passed the test for us. I tried to take it and nearly crashed the car. Learned that you can't rely on confidence to get you through everything. She is the shy one. She was especially shy around boys. If Hannah liked a boy, I would have to pursue him. It was that way with Carl. Hannah met him first. She had such a crush. I let him take my virginity after a night that his band had played at. It got difficult. When I was with Carl, we would have sex, but Hannah couldn't let him see she was a virgin. She had lots of excuses. After a while, we decided that I should take Hannah's virginity. It's not that different to a bruise, pulling a tooth, a graze. We used a hairbrush. After that, we took it in turns, though I was always the one who seduced the boys. Until Simon. Hannah was so smitten with Simon. She started getting jealous, didn't want to share. Even the first date, we went to see Tom Cruise at the Old Odeon. We both went, kept changing places in the toilet. We only had one best dress, so we had to keep swapping clothes. Must have thought we had terrible bladder problems. The next date, it was my turn. At the end, I let him kiss me, but that was it. We didn't want another Carl on our hands, and the Ouija board had said to hold back. After that, it was Hannah's turn, and she slept with him. Broke the rules. Deliberately broke the rules. She wanted to be the first to sleep with him. I mean, that's when she got pregnant. From that one time. Can you imagine? I tried. I tried to get pregnant too, but it didn't happen. I slept with so many boys, men. My body refused. I think my period stopped because hers had.
I was pretty ill. I mean, how could we stay the same now? I felt like Hannah had really fucked things up. Set us down separate paths. We had become different. Oh madonna, che livelli d'ossessione, cazzo. Madonna. No. The parents decided there would be a wedding. And after the wedding, Hannah moved in with his parents. There was no way I could follow. So we were separated again. I stayed in the attic. Oh Dio, ecco perché ha ucciso i genitori. It's like I suddenly didn't exist. I would sneak out, but in case anyone recognized me, I started wearing a wig. Hannah and I would meet up in the park. I was trying to get pregnant. But I couldn't. I mean, I couldn't do it with anyone we knew, so it was sex with strangers. Drunk guys I'd met in clubs, in parks and alleyways. I was 17. It felt like I was being punished. But it was Hannah who had betrayed us. I had to stop when one of the guys gave me an STD. When we met up, it was disturbing. For the first time, my reflection, she didn't look like me. She was fatter, flushed. If anything, I was getting skinnier. I found it hard to look sometimes. We talked about what to do. Was it time to become our own people? I mean, that seemed like the right thing to do, but neither of us wanted it. We agreed that her and Simon would get their own place as soon as possible, and then I could move in. And that was the plan. Madonna, ragazzi, è incredibile. Ah, è incredibile. Madonna, sono senza parole, ragazzi. Madonna, sto facendo un viaggio mentale che voi non avete idea. Tremendo sto gioco, cazzo, è tremendo. Hannah had a miscarriage. This was late in the pregnancy and it left her infertile. Felt like the universe had corrected its course. We were aligned again. But Hannah and Simon were still living with his parents. They were married. Simon had a job at the Glaziers now. Eric had given him a full-time position after he left school. And then... E poi lei ha ucciso i genitori di Anna per ripicca. E così potevano di nuovo stare tutti insieme. Questo è 246. Ma è veramente assurdo. È una delle storie più assurde, ben fatte che abbia letto. Cioè, è realmente una storia realistica, anche a livello psicologico. Le decisioni che sono state prese, gli eventi. Non c'è niente di stereotipato, non c'è niente di banale. È tutto molto accurato, dettagliato e soprattutto realistico.
È incredibile sto gioco, è incredibile, cioè... È incredibile, a livello psicologico è incredibile. Chi ha studiato un minimo di psicologia... I was living in the attic. It was a very hard time. I was depressed, was still pretty sick of the STD. And I came down one morning and they were dead. They were in bed and both had been sick. They'd thrown up a lot. And I'd slept through it. The police said it was the mushrooms they ate. Dad was a mushroom expert. He used to take us picking with him and he taught us how to recognize them. And there's no way you would pick death caps. But the police believed that's what happened. They never even looked in the attic. Yes, it was a cremation for the best. We both wore black and had veils, so it was easy. And after the funeral, everyone came back to the house. Hannah served up sandwiches, and I stayed out of sight. The legal stuff was completed very quickly. Hannah moved back in with Simon. Eric gave Simon the week off to help with the move. He decorated, modernised wallpaper, curtains. Hannah insists the attic be left as it was, dollhouse and all. Simon never went up there. It lasted about 6 months. I tried to carry on, but everything was different. Hannah insisted I not pretend to be her around Simon, let alone sleep with him. We didn't share him like the others. The rules had changed. Me living in the attic had become weird in a way it hadn't been before. So I moved out, got a small bed set, got my tattoo to mark the occasion. I was singing in a bar in the evenings, so I had some money, enough money to cover my rent. And I've been doing something similar ever since. I haven't put down any roots. I don't exist. He saw me singing one of my shows, pure chance. Not sure I remember what he was even doing there. Afterwards, I had a drink at the bar and he came over and we got talking. I knew who he was. Obviously I knew who he was, but he didn't know who I was. He was fascinated by the likeness. He guessed my name from my tattoo. Told me it was a palindrome, like that would impress me. I enjoyed talking to him. It was amazing to be able to sit and interact and talk to him after all this time. He didn't tell me he was married. I'm not sure what he was thinking.
He later told me it was like he was dreaming. A waking dream. No. No, he wasn't wearing his wedding ring. Oddio, ragazzi, non ci credo. Non portava neanche la fede. Nothing else happened that night. We talked, then I said goodbye. Then next week I was singing in the bar again, and there he was. And again the next week, he offered to buy me a meal. I told him I had already eaten, and so we got chips and ate them on the beach instead. When we said goodbye, he asked me to kiss him. Romantic. Madonna, ragazzi, questi video li avevamo già visti. Li avevamo già visti, non ci avevamo capito un cazzo. È incredibile, è incredibile. Ma è un capolavoro, ragazzi, è un capolavoro. Sto gioco è un capolavoro. Ma di quelli grossi, eh? Yes. I thought about telling Hannah. I felt guilty after the kiss. Scommetto che è lì che ha provato ad affogarla. But then it began to feel like this was the way it should be. Sharing. Like we had before. He never mentioned her to me. There was the Simon with me and the Simon with her. It was almost like it was a different Simon. But No, ma allora pensate il livello di capolavoro di questo gioco, ok? Anna ed Eve sono due persone diverse, ma identiche, ok? Uguali esteticamente, identiche, ma allo stesso tempo completamente diverse, l'opposto l'una dall'altra. No, una timida, una più aggressiva, una più... Sono identiche, ma l'opposto l'una dall'altra. Sono come una donna che si guarda allo specchio, ok? E vede... e scinde quella cosa tra quello che è fuori e quello che è dentro lo specchio, e si creano due persone. Queste sono Anna ed Eve. Mentre invece Simon è la stessa identica cosa inversa, anche questa specchiata. Simon è lo specchio di queste due ragazze. Simon è una persona sola che però è due persone, mentre invece Anna ed Eve sono due persone che sono una. È tutto un gioco di specchi. Anna ed Eve, Simon e loro. È incredibile, ragazzi. Cioè, qui siamo arrivati a dei livelli di narrazione alti, eh. Cioè, questa storia, al di fuori del videogioco, prendetela anche magari come un libro, un racconto. Questa è narrazione alta, eh. Cioè, chi ha scritto sta roba c'ha le palle, eh. Scusate che c'è una zanzara tigre maledetta che mi sta dando la caccia da un po'. L'ho mancata. Pardon, ma questa deve morire. Deve morire ora. Ok, la zanzara tigre non darà più fastidio a nessuno. Possiamo continuare. Dicevo che è una pesata. Cioè, in questa maniera proprio mi sto rendendo conto che Her Story, al di fuori di capolavoro inteso come un'innovazione, perché Her Story è una grandissima innovazione nel mondo dei videogiochi, perché un videogioco come Her Story non si è mai visto. Si è visto roba simile, ad essere sincero, perché se ci si pensa un attimo, anche il più banalissimo Dragon Slayer non è molto diverso da Her Story. Anzi, banale è
è una parola sbagliata, perché Dragon Slayer non è banale, è classico, ecco, il classico Dragon Slayer. Non è molto diverso da Air Story, ma Air Story riesce comunque ad essere unico e a far brillare proprio questa sua cosa incredibile che mai si è visto in un videogioco. In più, come se non bastasse, si basa su una storia fottutamente geniale, raccontata in una maniera ancora più fottutamente geniale. È proprio assurdo, assurdo. Cioè, Air Story è assurdo. Vi giuro, una delle sorprese più grosse dell'ultimo anno. Assurdo proprio. E pensare che non è manco di quest'anno. Questo è il 255. Sì. Assurdo, guarda. Più è... ormai vediamoli tutti, perché qua secondo me andremo a degenerare. After the kiss, the next time, he took me back to the house, to our parents' house, to their house. So, it was definitely him. I sometimes think he wanted to get caught to prove to himself that we were different people. He told me about his marriage, told me how his wife was completely different to me. I almost burst out laughing. Ha messo sotto sopra casa per far fare la zanzara. I think it was that time, the first time at the house, in his bed, that I got pregnant. Amazing, right? Ma guarda Teo. This fucking magic spur. And they say lightning doesn't strike twice. I didn't tell him. I missed 3 periods. I had pretty irregular periods anyway, but 3. I had always thought we were infertile. Both of us. I didn't tell him. Just waited. Hannah and I were meeting for our birthday, and I told her because I thought she would be happy for us both. I think she was. Ed ecco Sara 2. I told her it was one of my boyfriends, someone I had met in the bar. I think she was happy, but I could tell she was thinking, why couldn't it happen to her and Simon? They were the ones with the real life. Why not them? Then she told me she wanted to help more. She said I should move in with her. She would come clean with Simon about me. I was family, I couldn't have a baby in a bedsit. I told her I didn't want to tell Simon. Told her to wait for the time being. Madonna, ragazzi. When she went home, Simon had a birthday tea waiting. Afterwards, she told Simon about me, told him I was pregnant. She wanted me to move in with them, this sister he didn't know she had.
She knew that instant. The look on his face. She knew. She sent him out the house, kicked him out, called me up, crying, and I went round. I guess I had a feeling I could hear something was wrong in her voice, but I wasn't sure what it was. She called me sister on the phone. She never calls me that. This was about 9. I went round and she was waiting for me. She was furious and so angry, the kind of anger you can only have towards yourself. We screamed at each other, argued, cried, we fought. I hit her back, left a bruise. I had my wig on from performing, she tore it off. Eventually we grew tired of fighting and I left. Ah, buoni lì, quindi il livido non gliel'ha fatto Simon. Loro due se le sono fatte. Cazzo. Sempre robe in più, si va a scoprire qui. It's like I told you before, I drove. I took the car and drove. I don't have my own car, but I have a spare set of keys. I just drove north. I wanted to think, put some space between me and them. Everything I told you before is true. I stopped at Glasgow. I was tired, exhausted. I pulled out and I hit a car. My car was okay, but I was worried about the baby, so I went to A&E to get the okay. Everything was fine. Slept in the car. When I woke, I tried to call Hannah from a payphone. She wasn't answering. And then I decided to drive back. I had decided that she was more important to me than Simon. Like I said before, it was 3, something like that. I walked in, saw Simon. He was on the floor of the living room. His throat had been cut. There was a lot of blood. Perché si sentono gabbiani? Perché si sentono gabbiani? Non è la prima volta che ci ho fatto caso, che si sentono sti gabbiani di sottofondo. C'è una centrale di polizia in spiaggia? O una discarica? Tanti gabbiani stanno o in spiaggia o in discarica. She was sat behind him. She had my wig on. And she'd been there all day. And she had blood on her. And she was in shock. No, questo è quello che avevamo visti questi video, però in quella maniera proprio non riuscivamo a capire. Come dicevo io, adesso abbiamo un quadro completo della situazione. È stata veramente Anna, quindi manca ancora poco, ma... Her story is that she'd waited for him to come back. She put on my wig, some of my clothes, pretended to be me. They talked. She'd enjoyed being me. He said he wanted to be with me.
Then he took out a present. Another mirror. Just like the one he'd given her earlier. That unique present. She went crazy, smashed the mirror. They argued, screamed. He hit her. Ma no, di nuovo. So she grabbed a piece of the mirror and just swung it round. She cut his throat clean open. She'd only meant to scare him off. No, sta cosa non torna. E gli ultimi 4, ragazzi. It happened very quickly. We hardly had to talk to each other. We agreed almost silently. The baby was what mattered. We'd help each other. We cleaned up. We bagged up the broken mirror, her clothes. They're gone. We took him down to the cellar. We knew we had an alibi, and we wanted the body to be found later. We wanted to have suspicion on us, so we could then disprove it, rather than have it linger. Better to keep the body in the house than risk being seen with it. The watch, that was my touch, to make sure the alibi stuck. Che ha fatto quell'orologio? Non ho capito. Che ha fatto quell'orologio? My sister is gone. And she's never coming back. No, non è vero, non è vero. Quella di prima era Anna. Can you arrest someone who doesn't exist? I'd like to speak to a lawyer now. Please. You have no murder weapon. You have nothing. And all these stories we've been telling each other. Just that. Stories. Finito, ragazzi. Oh, ma aspetta un po'. Ci manca un video. Ci manca un video, ne abbiamo 270, dovrebbero essere 271. ...270 video trovati. Ce ne manca uno. Perché se io faccio così... sono 271. C'è un video segreto. C'è un video segreto, cazzo. Difatti non abbiamo sbloccato l'achievement del 100% dei video. Invece sì. 100% of database accessed. Abbiamo completato di rester al 100%. E perché questo video? O ho sbagliato io a scrivere magari. Però sono 270. Eh sì, questo è 270 ed è l'ultimo, no? I'd like to speak to a lawyer Sì. now.
O ho sbagliato io, o c'è un video segreto. Poi indago. Però, vedrai, l'ora... Anche qui una spiaggia. Chiuditi. Ah, è perché qui dice... No, no, questo è il 2.31. No, no, no. Beh, giunti a questo punto, non è assolutamente... non è assolutamente improbabile l'ipotesi della personalità multipla. È bello perché a questo punto il finale è davvero aperto. Come si diceva prima, il finale sarà aperto o sarà... Eh beh, è aperto perché è ancora probabile che lei abbia una personalità multipla e tutto questo esista davvero nella sua testa. È probabilissimo. No, no, nel cestino c'era questi due file qua. Questo dell'hack del giochino Mirror Game e il giochino Mirror Game. Boh. No, no, non è in giro, cioè se è qui dentro, non c'è niente di nascosto in giro. Se cerchi vuoto, no. No. Zero video trovati, però ce n'è uno. Perché in totale i video sono 271 in questo computer. Ho sbagliato io a scrivere, ci sta, perché se io scrivo playlist mi trova 270 video. Ne manca comunque uno. Può darsi che ho sbagliato a scrivere io o c'è davvero un video segreto, eh? No, ho provato a scrivere segreto, non è quello. Ah no, ho scritto nascosto. Vediamo, ma... nah. Sì, in inglese non dovrebbe andare. No. Non so, boh. Ma probabilmente ho sbagliato io a scrivere playlist. Non credo ci siano video segreti. In tal caso ci sia qualche clip segreta. Poi io controllo. Ora tanto ho finito, perché tanto adesso ci contatta SB, che mi piacerebbe tanto sapere chi è. E possiamo concluderlo veramente qua questa volta. Questa è la vera conclusione. E in tal caso ci sia, poi io vengo a sapere che c'è un video segreto, lo trovo, perché lo trovo, e ve lo faccio vedere. Ma non credo proprio che ci sia, penso che semplicemente io in qualche video ho sbagliato a scrivere playlist. Avrò scritto pali list invece che play, cioè, sicuro. Visto che è finito. No, no, togli pure le virgolette, è finito. Abbiamo visto tutto e ho capito com'è andata la storia, quindi è finito. Prova a vedere nel database se sono tutti. Sì, sì, sono tutti perché ho sbloccato l'achievement. Scusa un secondo. Guarda, tutti quanti sono. Quindi l'abbiamo visto. L'abbiamo visto, ho sbagliato io a scrivere, non c'è nessun video segreto. O c'è un... O sto video segreto non compare, a meno che di non mettersi qui a contare quanti sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dov'è il telefono? Quando serve non c'è mai. Allora, calcolatrice. 24 per 11 fa 264. 265, 266, 67, 68, 69, 70, 71. L'abbiamo visto. Sicuramente ho sbagliato io a scrivere in una clip, invece che playlist ho scritto pali list, cavolate del genere. Quindi niente, non ci siamo lasciati da parte nessun segreto. Abbiamo finito di arrestare al 100%, anche perché mi ha dato l'achievement del 100%. Adesso voi non potete vederlo perché nelle live non si vede l'overlay di Steam. Però c'è, abbiamo capito com'è andata. No, no, non uscire.
abbiamo finito di Arrester, ragazzi. Che ci si creda o no, abbiamo finito di Arrester. Bello. Mi è piaciuto tanto, cazzo. Tantissimo. Lo reputo uno dei più grandi capolavori degli ultimi tempi. E di nuovo dobbiamo ringraziare Vecna, perché solo grazie a lui se ci siamo goduti sto gioco così, perché se no in inglese sarebbe stato molto, molto, molto più difficile. Un casino sarebbe stato. Quindi a me è piaciuto veramente tantissimo, lo reputo un capolavoro allucinante. So che il creatore di Her Story è già al lavoro su un gioco simile, con lo stesso stile di Her Story, ma non si sa niente purtroppo, già da diversi anni. Un annetto dovrebbe essere che non dà più notizie su questo progetto, quindi non lo so, speriamo bene. Io spero che esca. Cosa c'entra di Arrester? Ah, io sto dicendo di Arrester? LOL. Scusate, ma sto pensando a troppe cose. E questo gioco alla fine mi ha fatto la stessa impressione che mi ha fatto di Arrester. Perché pure la prima volta rimasi allucinato da di Arrester. Proprio la stessa cosa con Her Story, perché anche questo mi ha sconvolto a livello di tecnica. Oltre che di storia, perché è una gran bella storia pure questa. Non bella quanto quella di The Arrested, però è una bella storia pure questa. Ma a livello di tecnica videoludica, qui siamo l'avant-garde, ragazzi, eh. Cioè, questo è proprio l'avant-garde videoludico, eh. Mamma mia, cioè ancora sto pensando a sta storia. Che mi avevate chiesto? Mi avevate chiesto di Firewatch. Io ho dato un'occhiata così leggero leggero, ma non lo so. Cioè dovrei giocarlo prima per avere un'idea. E so più o meno di cosa tratta. So che è sta storia di questo guardiacaccia che deve andare a fare una roba lì con questa tipa che gli parla alla radiolina. Però poi non so altro. Cioè ho dato veramente un'occhiata superficiale, non l'ho approfondito. Può essere un titolo interessante perché lo stile è di quello bello, narrativo, serio, proprio fighissimo. Però poi non so se effettivamente il gioco sia una gran figata o no. Non lo so, vedrò un po'. Non ce l'ho neanche, si comprava, non era manco gratuito, quindi dovrei comprarlo. Quindi aspettiamo che mi capiti tra le mani o sotto sconto o cose così e me lo prendo. Per il resto non lo so. Jetspunk invece si continua, ma non è proprio per rilassarsi. Quindi ora... che ore sono? Cazzo, è prestissimo, mancano 10 alle 3 e si potrebbe anche andare di Jetspunk, ma a me se squaglia il cervello mi cola dal naso poi, capito? Quindi... non lo so, non so se lo sfango un Jetspunk ora, ragazzi, sinceramente, non so se lo sfango, dopo Her Story non so se sfango un Jetspunk. Facciamo una cosa noi, per il momento ci salutiamo qui. Domani, io nel frattempo ora, così per rilassarmi un po', mi metto a lavorare al plugin della chat su schermo. Domani, se ho tempo, metto a posto la chat nuova e si fa Jetpack. No ragazzi, vi giuro, sono così scosato che non riesco manco a parlare. Mi rendo conto da solo che sto prendendo pause mentre che parlo, perché devo capire quello che devo dire, cioè. Vediamo com'è andato il colloquio di Yuri. Dopodomani firmo il contratto. Hai visto? Lui era tutto in ansia, un panicato, un paranoia. Bene, bene, mi fa piacere. Mi fa davvero piacere. Allora, Darkest Dungeon, c'è un problema. Perché praticamente si sono corrotti i salvataggi. Perché il gioco si è aggiornato. Io avevo bloccato gli aggiornamenti da Steam. Dato che c'era la patch in italiano che... con le mod, scusate, c'erano le mod che non erano compatibili con le versioni successive. Lo stesso con la patch in italiano, quindi io avevo bloccato gli aggiornamenti su Steam.
Steam ogni tanto mi fa i cazzi suoi, io devo capire perché, tipo quando registro, faccio le live, io lo metto offline, a volte mi ritorna online, mi fa le cose per i cazzi suoi. Fatto sta che io, mentre che stavo giocando, addirittura non l'ho neanche visto, si è aggiornato e praticamente si è corrotto tutto. Io ho provato a rimettere indietro le versioni, ho provato a cosare, non mi ricarica più quei salvataggi. Quindi quello che devo fare io adesso è ricancellare tutto quello che avevamo fatto, cancellare completamente il gioco, disinstallare tutto, togliere le mod, togliere la traduzione in italiano, reinstallare tutto e rifare tutto da capo, rifare tutti i personaggi, rimettere tutte le mod, ripartire completamente da capo. Quindi si farà Darkest Dungeon, ma ora abbiate pazienza, ma non me la sento ora di rifare tutto quel lavoro lì e di ricominciare da capo. Si rifarà. Non so quando, però quando si rifarà con le versioni nuove che da quando l'avete visto voi hanno aggiunto diversi personaggi nuovi di base, proprio nel gioco, non nelle mod. Io li avevo aggiunti con le mod, quindi probabilmente vedrete numerosi personaggi nuovi. A quel punto non so se rimetterò le mod con le classi. Non lo so se lo farò, vedremo poi quando si rifarà. Tanto per il momento non ora, mentre invece Valkyria Chronicles si andrà avanti. Quello per fortuna non ho messo mod, non ho messo niente, quindi è lì tutto a posto e si andrà avanti con Valkyria Chronicles. Lì anch'io spero a una traduzione in italiano, ma non penso arriverà mai. Comunque andremo avanti, non vi so dire quando, ma andremo avanti. Ora si finisce Jetspunk perché è cortissimo Jetspunk, quindi penso che già con la prossima live di domani o a breve, insomma 2-3 live lo finiamo Jetspunk. E poi dopo si vede, si riprende Valkyria. Poi ora con l'arrivo di settembre ricomincerò anche a ripubblicare video, quindi ricomincio con Life is Strange, così finalmente completiamo anche Life is Strange che ce lo trasciniamo dietro da un anno. Però questo significa più video, meno live, ok? Perché più live, meno video, è così che funziona la cosa. Vedrai, se passo il tempo a giocare con voi in diretta, tutto tempo che non posso stare lì a editare video, a fare cose, a registrare, eccetera, eccetera. Purtroppo fare live è molto semplice, perché io mi metto qua, gioco, parlo, bla 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 e voi vedete in diretta, boom. Fare video è più un casino, perché io prima devo registrare per i cazzi miei, poi devo montare tutto il video, poi lo devo renderizzare, poi lo devo ricaricare su YouTube e solo allora voi lo vedete. Fare le live è immensamente più semplice. Da una parte ora capisco perché veramente tanti si spostano su Twitch e fanno solamente live, perché fare live ci vuole un cazzo, ragazzi, fare una live. È stancante fare live, molto più stancante fare live che registrare, perché ti si apre il cervello in due, che devi pensare contemporaneamente a quello che dici, a quello che stai facendo in gioco, e devi tenere d'occhio la chat. Pensare a quello che stanno scrivendo in chat e rispondere a quello che stanno scrivendo in chat in contemporanea mentre fai tutto il resto. È stancantissimo fare live, però vuoi mettere la rottura di coglioni di fare video, cioè non c'è paragone. Io faccio una live di 4 ore e a voi vi ho sfornato un video di 4 ore. Io per fare un video di 4 ore, invece registrandolo, io ci perdo 4-5 giorni. È una pesata. È una pesata, quindi fare live è molto meglio, però non abbandonerò mai i video. Cioè alla fine i video sono una cosa, le live sono un'altra. Anche se devo dire che per tante cose è bello fare le live, come Hair Story, cioè se avessi fatto video su Hair Story sarebbe stato un casino. Sarebbe stato un casino grosso. E meglio le live così come sono andate. È stato più bello, vi ho reso partecipi, avevate la chat, mi suggerivate le cose da cercare, è stato meglio. È stato decisamente meglio così. Quindi alcune cose le faremo in live, altre in video, dipende dalla situazione, quello che richiede, quello che viene meglio. Comunque basta, concludiamola qua. Per oggi ci fermiamo, così anch'io mi riposo, intanto mi metto a lavorare sul plugin della chat. Se non entra niente di nuovo, a domani, anche se domani è sabato e ciò mi spaventa, però speriamo che non entri niente di nuovo, quindi io vi lascio con la chit chat. A domani.